Eccoci, ben ritrovati qui sul canale YouTube di Radio Rossonera con un nuovo episodio di A Gamba Tesa. Oggi sarà a due gambe tese, probabilmente a quattro gambe tese. A quattro gambe. Perché, caro mio Davide Giovanzana, intanto ciao. Ciao Leo, ciao a tutti, bentrovati al vostro format preferito. Esatto, il vostro format preferito che però oggi non sarà in versione uno contro l'altro, ma sarà in limited edition, un formato di A Gamba Tesa su Stefano Pioli. Qui noi non riusciamo a essere in disaccordo, Davide, spesso lo siamo, a volte no, e quindi dobbiamo prendere le parti di una delle due tesi e antitesi, ma stavolta siamo qui perché dopo la sconfitta col Paris Saint-Germain netta di mercoledì sera, dopo la sconfitta con la Juventus, una Juventus anche lei in difficoltà, ma Milan che è ancora più in difficoltà, dopo la sconfitta nel derby, urge un attimo una riflessione, ecco, su Stefano Pioli, sulla parte tecnica. Come l'abbiamo divisa? In 5 punti, ma con i 5 punti che vogliamo sentire la vostra, quindi scriveteci qui sotto nei commenti, lasciate like, iscrivetevi al canale, ovviamente attivate la campanella per le notifiche. 5 punti, vogliamo i vostri commenti su tutti e 5 i punti, partendo dal primo. Il primo punto su cui mettiamo nel banco degli imputati Stefano Pioli, Davide, è la tattica, perché il Milan quest'anno gioca male, non riesce a imporre il proprio gioco, la scelta del gioco del Milan, soprattutto in determinate partite, vedi Inter, vedi Juve, vedi Paris Saint-Germain, è stata sbagliata, perché non c'è ombra di dubbio che sia stata sbagliata. Il Milan va uomo su uomo, indipendentemente dalla partita, dall'avversario, dai giocatori. Lasciare l'uno contro uno Kylian Mbappé a tutto campo è stato quasi un delitto, così come lasciare Thuram e Lautaro soli con Tomori e Malik Thiaw. Si snaturano anche le posizioni dei giocatori, tipo Malik Thiaw, che l'abbiamo visto al secondo minuto ammonito. Davide, qualcosa tatticamente non va. Sì, qualcosa tatticamente non va, Leo. Allora, secondo me è un discorso da fare non entrando nel merito della scelta. Cioè, non entrando nel merito della scelta, gioco uomo a uomo sì o gioco uomo a uomo no, perché questa squadra ha deciso quest'anno, questo allenatore... Quest'estate anche. Sì, quest'estate ha deciso che il Milan gioca così, ha deciso che questo è il canovaccio tattico delle partite e così si va avanti. A me personalmente il gioco uomo su uomo non dispiace, mi piacciono le squadre aggressive, il problema del gioco uomo su uomo, perché i duelli puoi anche perderli. Certo. I duelli puoi anche perderli perché non puoi essere perfetto. Se tu fossi perfetto vinceresti tutte le partite e tutte le competizioni. I duelli puoi anche perderli. Dove manca secondo me il Milan nel gioco uomo a uomo è quello che viene dopo. Cioè se tu giochi uomo a uomo vuol dire che cerchi di essere il più alto possibile per recuperare palla, il più aggressivo possibile. E poi è lì che arriva il problema. Una volta che il Milan recupera palla, arriva in una zona di campo come quella della tre quarti dove sbaglia praticamente tutte le scelte, dove non ci sono idee, dove sembra quasi che la squadra che è stata così compatta, così aggressiva prima si squagli. Poi gli errori vengono da sé, gli errori sono stati ripetuti. Certo, non possiamo dire o mettere che qualche singolo poteva fare meglio, doveva fare meglio. Certo è che la scelta è stata questa e noi la commentiamo. Esatto. Questo è. Siamo voluti partire appunto dalla questione tattica, che è un po' la base su cui si fondano tutte le tesi, diciamo, dei vari, ma non li chiamerei neanche Pioli out, ma delle analisi su quello che in questo momento sta facendo Stefano Pioli e il suo staff. Il punto numero 2, Davide, è un punto a cui io ci tengo molto, perché la negazione di se stesso. Adesso ti spiego perché. Negazione di se stesso cosa significa? Stefano Pioli ha preso un Milan disastrato, ha preso un Milan che non aveva personalità, non aveva gioco, non aveva nulla. In 2 anni l'ha riportato in Champions League e a vincere addirittura uno scudetto, e tutti i meriti, molti meriti ovviamente, vanno anche a Stefano Pioli, al gioco che ha impostato, ma anche all'umiltà che ha mostrato e che ha trasmesso la squadra, al gruppo squadra, ai giocatori, perché Stefano Pioli era una persona umile, una persona che imparava dai propri errori, una persona che preparava determinate partite anche sulla base dell'avversario. Vinto lo scudetto, Davide, questa cosa è sparita. È iniziato un Milan più, neanche spavaldo, ma un Milan più spregiudicato senza motivo, perché il Milan aveva dei punti di forza che sono stati messi da parte per andare a cercare un altro tipo di gioco, troppo spregiudicato forse l'anno scorso, troppo lunghi. E poi l'umiltà perché? Perché in svariate conferenze stampa ha mostrato anche forse dell'eccessivo nervosismo
e forse l'impressione che ho avuto è che si sia sentito un po' arrivato e che quindi se lo possa permettere. Ecco, no, ma non tanto perché sei Stefano Pioli, quanto perché bisogna sempre cercare di far meglio della stagione precedente, sempre cercare di confermarsi che è difficile, ma ripeto, alcune risposte, alcuni atteggiamenti, alcune cose che sono successe anche a livello stampa, io le metterei da parte. Assolutamente. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, un flash sul punto 1, cioè prendi come abbiamo occupato l'area nelle prime partite. 5, 6, 7 giocatori. Mercoledì col PSG arrivavano dei palloni, Nessuno, arrivavano sulla vuoto. tre quarti e in area non c'era nessuno. Quella è la seconda fase del gioco. È lì che manca, perché il duello singolo lo puoi perdere. Certo. Perché se tu fai un gol più dell'avversario vinci. Torniamo al punto Sulla negazione negazione di se stesso. Anche secondo me, anche qui, secondo me il discorso negazione di se stesso è da fare certamente per tutte le cose che hai detto tu, certamente perché la curva deve essere sempre, deve andare sempre all'insù, oppure deve rimanere la stessa, non può mai scendere, perché sennò bisogna farsi delle domande. La negazione di se stesso io la intendo come: tu Stefano Pioli mi hai fatto vedere tantissime cose, quanto l'abbiamo elogiato Pioli. Certo. Giustamente anche. Giustamente, quanto l'abbiamo elogiato nei primi 2 anni di Milan, diciamo dopo il 5-0 di Bergamo, mettiamo quello come punto qua. Ci adattavamo a ogni avversario, trovavamo sempre il modo per adattarci, per mangiare l'avversario, per riuscire a giocargli addosso, perché il Milan giocava addosso agli avversari e adesso non lo fa più. Il Milan gioca addosso a X, a volte anche addosso a se stesso. E dalla seconda parte della stagione dello scudetto, ma lì è stata una scelta che poi ti ha portato a vincere e quindi non è sindacabile. Esatto. Dalla scorsa stagione il Milan ha tolto questa veste camaleontica per vestirne una che solo raramente si è tolto, perché le partite col Napoli l'anno scorso, dove vai a imbrigliare Lobotka, le partite come quella col Tottenham sono sempre state, se prima erano all'ordine del giorno, sono sempre state meno, e quest'anno Esatto. non ci sono, perché il Milan gioca sempre nello stesso identico modo. È qui che per me c'è la negazione di se stesso. Esatto. Tutto quello che hai fatto prima ad un certo punto è sparito, perché è sparito. Questo è uno dei temi a cui io appunto ci tenevo molto, come ti dicevo, lo chiediamo ovviamente anche a voi. L'impressione è quella di un allenatore che ha fatto molto bene, che ha imparato tanto, ma che sembra poi di essersi un po' seduto su se stesso o sui suoi dettami tattici. Cioè ha detto: bene, adesso la squadra è più forte e arriveremo anche lì, posso giocare in questo modo, indipendentemente dall'avversario. Questo per me è un grave errore. Terzo punto, lo spogliatoio. Perché lo spogliatoio, Davide? Perché già a gennaio 2023 i primi scricoli, già a gennaio 2023 un mese in cui non si è ben capito cosa è successo, ma dove i giocatori sicuramente non stavano bene. L'episodio di Davide Calabria non è il primo di questa stagione, perché uno dei primi è Reinders nel derby, che li fa capire che in quel modo lì lui sta facendo fatica. Davide Calabria a Infinity, insomma, dopo PSG Milan, Sì. ha detto: lasciamo perdere sul il richiamo al gruppo, all'unità, che quello ci Non sta, è quello. ma ha detto: abbiamo scelto di affrontare Paris Saint-Germain 1-1, uomo su uomo, loro hanno dei giocatori però più forti. Campanello d'allarme, perché il capitano della squadra, Davide Calabria, che poi verrà zittito da Stefano Pioli in conferenza Quello è il stampa punto, dopo, quello è il punto. e qui ci arriviamo, dice che è sbagliato, perché parliamoci chiaro, è stato sbagliato giocare con un piano gara come quello che abbiamo giocato col Paris Saint-Germain in Champions League contro Kylian Mbappé. Questa è la cosa più grave, secondo me, dei punti, ed è la cosa più negativa che io mi porto a casa dalla sconfitta di Parigi, perché io la sconfitta con la Juve non la considero, non la voglio considerare, perché perdiamo per un errore del singolo nostro e anche per tutto quello che ci Certo. siamo detti prima, ovviamente, però perdiamo per quel rosso e loro comunque fanno un tiro ciabattato, la palla entra, sì, Mirante fa 2 parate, ma la Juventus non è, vabbè, quello è un altro discorso. Quindi considero la partita di ieri e dico che tu non puoi zittire il tuo capitano, non puoi andare davanti alle telecamere e dire che il tuo capitano ha sbagliato, A dire quelle cose. perché poi cosa vuoi che succeda? Cioè, quali tu allenatore, quali vuoi che siano le conseguenze di un'azione del genere? Cioè, l'hanno vista tutti, per me questa roba è gravissima, anche perché Calabria non ha detto niente di sbagliato. Tra l'altro. Niente di... Già il fatto che Calabria, che è stato criticatissimo e è ancora criticatissimo per le prestazioni, si sia presentato davanti alle telecamere, già lì tu devi dirgli bravo, zittirlo Leo. No, una roba che secondo me è stata veramente... anche questo. Questa potrebbe essere la goccia, questa potrebbe veramente, nell'ipotetico vaso,
questa potrebbe essere l'impressione, Davide, è che anche lo spogliatoio, anche il gruppo squadra, alcune scelte non le condivida. Da atteggiamenti in campo, vedi quello di Reinders nel derby, ma un siparetto normale, perché, ripeto, succedono durante le partite nervose. Cose che possono capitare, cose però che se diventano sistematiche, poi il puzzle non vanno si bene. completa, non vanno Esatto, bene. quindi questo è il terzo punto, lo spogliatoio, anche su questo ci tengo molto. Il quarto sarò breve perché mi sono già ripetuto dall'inizio della stagione. Il Milan quest'anno ha la rosa più forte degli ultimi 4 anni, il Milan quest'anno ha una squadra veramente completa, a parte ovviamente magari la punta, siamo d'accordo, ma rispetto all'anno scorso, l'anno prima, il 2019, il Milan ha una squadra forte. Per quanto mi riguarda, la dirigenza ha operato bene, le ha messo a disposizione dei giocatori forti e dei giocatori che giocano il suo calcio di Stefano Pioli. Sì. La mia impressione è che tutti abbiano fatto un salto di qualità, benché lui. Sì, il salto di qualità. Allora, una questione è il salto di qualità, una questione è la conferma. Allora, io non mi aspettavo che il Milan... No, proprio esatto, non conferma, Esatto. salto di qualità. Io non mi aspettavo che il Milan confermasse lo scudetto vinto nel 2021-2022 perché l'ha vinto da outsider. Confermarsi da outsider è impossibile. Quante volte l'abbiamo visto nella storia del calcio? Veramente molto poche. Certo è che, come ho detto all'inizio, io mi aspettavo una curva ascendente e invece questa curva ha preso una piega non bellissima e poi il salto di qualità che non è arrivato si riflette anche su tutti i punti che abbiamo detto prima, perché che non è arrivato è una chiara conseguenza del punto numero 2, cioè della negazione di se stesso, e poi porta a come conseguenza il spogliatoio, punto la numero 3, tattica, che è lo spogliatoio, cioè è una sorta di cappello nel quale inquadrare il discorso. Questo allenatore è cresciuto dopo la vittoria? Bella No. domanda. No, è una bella domanda. Anche per me No, al momento però gli altri no. sì. Però Raffaele Leao sì. Sì, Però anche in parte, che è brutto dire così, però in parte la scelta dei giocatori Sì. passati da Aster Vranks a Christian Pulisic, per dire, è una scelta diversa, è risorse anche diverse, ma è una scelta di mettere a disposizione dei giocatori più pronti, classe 97, Sì. classe 99. Il salto di qualità mancava da parte dello staff tecnico, e qui ci metto staff tecnico tutto, Davide, perché gli infortuni fanno parte di questo salto di qualità. Assolutamente, Ecco, assolutamente. questo è il punto 4, chiudiamo col punto 5 perché? Perché il punto 5 è una domanda che facciamo soprattutto a voi e vogliamo leggervi nei commenti cosa fare adesso, perché sarebbe facile dire Pioli out, sarebbe facile dire cambiamo allenatore, probabilmente potrebbe anche essere inquadrato come scelta corretta, ma chi è al suo posto? Perché si sono fatti tanti nomi irrealizzabili, vedi Antonio Conte, vedi Zidane, vedi altri nomi, anche De Zerbi, un nome abbastanza irrealizzabile in questo momento. Gli altri nomi, Vincenzo Italiano, Raffaele Paladino, non mi sembra che siano nomi da Milan, quindi il cosa fare adesso è forse più complicato di quello che sembra, Davide. Sì, allora parto col dire che non sono fan del cambio in corsa. E questo Cioè, nonostante la situazione, secondo me, più a livello di spogliatoio, più a livello di gestione del gruppo che a livello tattico, è critica al momento. Poi magari da Napoli e in poi cambia tutto, torna all'unità di intenti e torna un Milan che rema tutto nella stessa direzione. Questo sarebbe il primo passo. Esatto, in una canoa, se uno pagaia da una parte e uno pagaia dall'altra, la canoa sta ferma. Certo. Sta ferma, Metafora, non si muove. tra l'altro, nautica. Esatto, non si muove. Quando volete. Cosa deve fare adesso? Io non sono fan del cambio in corsa, cercherei però di non arrivare... hai l'impressione che siamo arrivati un po' alla fine di questo ciclo qui? Sì, io ce l'avevo già da giugno, ho l'impressione adesso. ma io credo che dopo tutto quello che sono stati gli ultimi anni, io vedo impossibile uno scenario dove non ci si metta intorno a un tavolo e non ci si dica ok, arriviamo fino a fine stagione, mettiamoci d'accordo, troviamo un compromesso e arriviamo fino a fine stagione, poi ci salutiamo, tutti è stato bello, baci e abbracci e via, e se si vuole cambiare si cambia. Io non cambierei in corsa, anche perché con chi cambieresti in corsa? E questo è uno dei motivi, cioè o azzardi e vai a prendere Almeida della EK Atene, di sicuro De Zerbi non vai a prenderlo al Brighton, di sicuro non vai a prendere Conte, anche perché Conte, sono passati 10 anni da quando ha vinto l'ultima cosa, Antonio Conte, ha distrutto il Tottenham e il Tottenham azzardando con Postecoglou è primo in Premier League. In questo momento è primo in Premier League. Allora cosa fai? Azzardi o vai sul sicuro? Azzardare è una scelta che a volte paga, ha pagato con Pioli, a volte e non a volte paga. non paga, non ha pagato con Sai Giampaolo. a chi glielo chiediamo?
Glielo chiediamo ai nostri ascoltatori, ve lo chiediamo a voi di scrivercelo nei commenti, tutti i 5 punti che vi abbiamo toccato, ma anche l'ultimo, cosa fareste con Stefano Pioli, che so che è la domanda un po' più calda della settimana. Vi rinnovo gli appuntamenti qui sul canale YouTube di Radio Rossonera. Oggi è venerdì 27 ottobre, andiamo avanti, Pelle Rossonera, Mattino Milan, Lunch Press, eccetera, eccetera, eccetera. Davide Giovanzana, grazie. Grazie a te Leo, grazie a tutti come al solito e mi raccomando commentate, vi leggiamo sempre e ci vediamo venerdì prossimo. Un saluto anche da Leonardo Menini, ciao!